Va bene, abbiamo iniziato per Dora. Ciao Monica. Ciao. Iniziamo il viaggio. 5, 4, 3, 2, 1. Allora, la vedo seduta al centro della stanza e attaccate alle pareti, come se fossero degli adesivi, una serie di immagini, di creature, di forme disturbanti. E lei sta cercando, con un grande dispendio energetico, di farle andare via. Ci dà l'autorizzazione Dora? Sì, si deconcentra un attimo, ci guarda e mi fa come capire che però deve proseguire quel lavoro. Ok. Posso dire il tuo mestiere, no? Comunque in generale. L'operatrice olistica. Oggi abbiamo un'operatrice olistica. Vibrazione di Dora. Allora, al momento presente 27. Mhm. E quando la sua vicina la disturba nello studio? 7. Consapevolezza. 165. Anima. 46. Vite. 2074. Capacità medianiche e percentuale di cervello. 9.4. Bene, bene, valori molto alti. Entità eteriche. Eh, tipo una rana e un leone, una mantide, c'è Poseidone nel secondo universo, con qualche pesce un po' ripugnante intorno. Mhm. Basta. Mm. Uomini del tempo, EDL. E, allora, Uomini del tempo no, e di L ne vedo 2. Mentali. Me ne dà una soltanto che si chiama Ridi Pagliaccio. Un livello tra il 2 e il 3, dove mi fa vedere che in alcune circostanze lei si sforza di mantenere un certo tipo di atteggiamento, ma dentro di sé le emozioni sono molto diverse. Però ha proprio bisogno di mantenere questo tipo di facciata, se vogliamo dire, perché in qualche modo la può aiutare indirettamente, magari lei pensa, ad elevare le proprie vibrazioni. Quindi fa un ragionamento di come fuori così dentro, come dentro così fuori. Mm? Quindi dice: se fuori io ho un certo tipo di compostezza, di positività, di sorriso, eccetera, anche il mio dentro ne può beneficiare. Ed è così. No, vedo un po' di conflitto. Cioè c'è una repressione di alcune emozioni e non c'è conciliazione di alcuni contenuti interiori. Ok? Quindi vedo un po' di subbuglio dentro, però all'esterno preferisce non manifestarlo, non proporlo. Ok, impianti. Genitali? Un impianto mentale tipo come se fosse una papalina. Mm? E
La coscia destra. Genitali cosa serve? È anche legata a dei sensi di colpa, propria espressione di femminilità, Aspetta, sei andata via un attimo. Rispetto? alla propria femminilità ed espressione Mhm. di femminilità e sessualità. Gli altri a cosa servono? L'altro vedo alla coscia destra, non lo so perché mi fa vedere, io non so se può succedere che magari durante questi trattamenti avvenga una sorta di contatto, ok? Sì. Ed è come se avessero scelto la coscia destra, che può essere una mano quasi, no? Che si appoggia a questa coscia. E questo impianto serve in un certo senso per rendere più intenso la connessione fra lei e l'utente, chiamiamolo così, ok? Connessione che però è a doppio filo. Quindi da un lato è vero che lei riesce a trasmettere, ok, maggiormente ecco, la propria energia, però dall'altro è come se attraverso questa coscia e quindi poi in tutto il sistema linfatico assorbisse quelle che possono essere invece le eventuali energie negative del cliente. Questi tutti e due gli impianti rimanenti. No, no, io l'ho Gamba. visto alla coscia, sì, coscia, i genitali no, è più una cosa sua personale. Ah, e quello Ehm, mentale? La papalina? la papalina è quello proprio che la aiuta a rinforzare questa entità mentale ridipagliaccio, quindi a mantenere proprio una specie di spaccatura tra l'esterno e l'interno. Va bene. Dora fa tante cose. Io non so se Dora lo sa, ma io non ci vedo chiaro, per esempio nel Reiki. Andiamo a un trattamento Reiki classico suo. Allora, sai che cosa ti dico? Che Dora ha il massimo delle buone intenzioni, però per certi punti di vista è, tra virgolette, inesperta. Mm. Nel senso che non ha ben compreso in questa sua totale apertura che deve invece mettere dei limiti, che deve mettere dei filtri. Non vedo questi filtri abbastanza fitti. Vedo questi filtri con delle maglie molto larghe. Quindi accade questo che nel momento in cui fa un trattamento Reiki c'è una festa impazzita, ok? Di entità che sono anche le entità dell'utente che sta ricevendo il trattamento in quel momento, Mhm. che in qualche modo festeggiano con le entità circostanti. Però lei non è piena, ha parecchia roba, ma non è un circo di entità. Lei non è un circo di entità, però io la sento che si sta un po' spossando con questi trattamenti. Quindi diciamo, durante il trattamento le viene rubata energia, semplifichiamo, ma poco o niente entra in lei in maniera permanente del cliente. In maniera permanente no, però sento una sorta di vessazione. È come se lei dovesse un attimino regolare questo filtro, dovesse mano a mano stringere le maglie di questo filtro. Lei non è tantissimo che ha iniziato a fare in generale, no, i trattamenti olistici Mhm. e quindi deve aggiustarlo questo filtro. Ok, lei passa qualcosa di suo al cliente? Vedo che lei tende molto a creare un equilibrio, un bilanciamento. Lei ha molto rispetto del cliente, quindi non è che lo vuole cambiare, non è che vuole trasmettere esattamente qualcosa di suo, vuole ricreare l'ordine, vuole in un certo senso anche essere di ispirazione, ok? Quindi come riuscire a trasmettergli le chiavi di una futura autoguarigione.
io penso che lei stia mettendo insieme questo pezzo. Che cos'è la guarigione e che cos'è l'autoguarigione? Questo pezzo lei lo deve chiarire un po' meglio. Infatti, quando ci ha parlato del suo primo punto, io sono una curandera, vorrei guarire gli altri, ma prima devo guarire me stessa, praticamente l'ha Mm. già colto questo aspetto. Sì, proprio per capire che in verità, ma neanche i medici, nessuno guarisce nessuno. Mhm. In verità, ognuno guarisce se stesso. Penso che le manchi questo completamento, nel senso che lei si è affacciata in parte a questo, eh, però deve un attimino perfezionarlo. E allora cosa è successo? Che lei si è regalata un'esperienza di malattia per Mhm. arrivare a comprendere davvero che cos'è la guarigione. La guarigione in realtà è sempre un'autoguarigione. Vediamola questa malattia. È legata ovviamente a una cosa emotiva, personale, femminile, perché di fatto lei vive questa esperienza con questo uomo che è entrato di recente nella sua vita, non è che la vive in maniera così leggera, vive comunque un senso di colpa, c'è un qualcosa che le stride, anche se lei vorrebbe inserirla nella sua vita con leggerezza, con armonia, con naturalezza, nel suo profondo non è così. Ci sono dei contrasti. Mhm. E quindi questo è diventato l'appiglio per creare una malattia. Ma comunque questo tipo di malattia, che io la vedo più che altro a livello infiammatorio, perché vedo un'infiammazione, è per lei lo spunto di capire che cos'è la guarigione. Ci sono alcuni elementi su cui le deve mettere ordine. Questo della guarigione e il concetto dell'universo, che lei, anche quello, è un po' diffuso. In che senso? Dovrebbe, perché lei tende molto anche a dire, io mi rivolgo all'universo e so che Mm. se connetta all'universo ottengo ciò che mi serve in quel momento. In Mm. quel momento mi serve una cifra di soldi, mi rivolgo all'universo e effettivamente in qualche modo questi soldi entrano. Ok? New Age. Mm. Esatto. Bisogna che anche da questo punto di vista lei affini un attimo. Mm? Perché se no rimane veramente, oh mamma mia, poi sai, dicendo così sembro proprio, Maestrina. ma non è quello che voglio fare, però bisogna capire che certi concetti sono stati proprio ben studiati. Ce li Mhm. hanno voluti passare così proprio affinché noi siamo sotto un certo tipo di Sotto. controllo. Sì. Siamo sotto. Noi non siamo mai sopra, siamo sempre sotto. Quindi è l'universo, non siamo noi, è l'universo. Oh, se l'universo non vuole, non l'abbiamo quella cosa che stiamo chiedendo all'universo e diciamo, non è arrivato il momento. Se l'universo vuole così, c'è una molta differenza con Dio, eh? Con Dio cattolico, musulmano, evangelista, buddista, Buddha, Mm. stessa cosa, sempre la stessa cosa. Però se lei riesce Chiamalo a... l'universo, Monica. Chiamiamolo universo. È come se venisse con tutti questi vari personaggi che tu hai citato, più tanti altri. È Vediamoli un tutti. grandissimo contenitore, dove ognuno può pescare anche gli angeli, gli arcangeli, se vuole, no? Perché anche Mm? queste sono delle creature generose dell'universo. Il famoso zoo che dicevamo è arrivato. Sì, Vai, fammi un poi po' di esempi, vediamo un po' di angeli. adesso è venuto Gabriele, Michele, Uriel, Mhm. Uriele. sì. Stanno vicini a te, lontani? Sono a una certa distanza. Forse, ecco, guarda, quello che viene un pochino più verso di me, ma così come viene verso di lei,
è Michele, perché qua noi abbiamo la sacra di San Michele, no? La linea di San Michele, quindi lui è un pochino più sfacciato da questo punto di vista. Ok. Pensa che essendoci questa affinità geografica. Vabbè, ma anche io voglio partecipare, quindi dai, entro anche io nella scena. Mhm. Io ho bisogno di baciare la mano di Michele, quindi mi avvicino e gli bacio la mano. Poi quando sto per baciare la mano, in realtà lo abbraccio perché sono molto più affettuoso. Ovviamente perde di consistenza, diventa come un fumo nerastro. Beh, altro zoo, vediamo chi viene. Chi c'è? Poseidone c'è? Sì, e adesso mi è venuto tutto quelle che sono le divinità induiste, che si stanno comunque molto affermando anche in Occidente, Mm. perché Una- l'Olispo la, spesso la li più, porta. la più potente chi è? Ma adesso c'è Shiva. Shiva. Abbraccia Shiva. Contemporaneamente si moltiplicano i Lucio, perché posso fare quello che voglio. Abbraccia Gesù, a Allah, a Buddha e tutti quelli che vedi lì. Se qualcuno di questi mi allontana e si fa baciare le mani o i piedi, hanno ragione loro. Prova a venire Ganesha. Mm. Perché Elefante. pensa sì, che con il discorso un po' del superamento degli ostacoli, con l'abbondanza, Mhm. magari possa essere più convincente per noi, Mhm. più attraente. Ganesh è quello dell'abbondanza, non sapevo. Ma non so, adesso mi fa vedere le sue Forse sì. zanne in evidenza, Sì, sì. che sono molto pregiate, insomma. Sì, può essere l'elefante, la divinità elefante forse è quella dell'abbondanza. Bene, abbraccio fu o baciai le zampe dell'elefante? Lakshmi che è venuta anche in mezzo a tutte le sue monete d'oro. Non so, perché è come se ci volessero tentare con la questione dell'oro, dei soldi. Comunque, in ogni caso, ehm, Ci sono svariati Lucio in giro a braccia aperte, vanno tutti incontro a uno di questi qua dello zoo. è come se tentassero loro di fare comunella, di creare proprio un gruppo compatto. Beh, si separano perché io non voglio che facciano comunella. Possono anche farla, eh. Ma insomma, ho fatto la fatica di fare tanti Lucio, adesso devono stare separati. Abbraccio contemporaneo. 1, 2, 3. Abbraccio contemporaneo. È come se avessi ridotto tutto in brace. Un abbraccio di tutte queste entità ha fatto un mucchietto di cenere. Bene. Torniamo indietro, tutto come prima. Io non sono mai entrato nella scena, lo fa Dora. Tutto quello che abbiamo fatto. Tante Dora. E sì, diciamo che magari una parte di Dora potrebbe essere lì per donare un fiore. Mm. Mani d'oro. Può stringere la mano invece di abbracciare. A ognuno di Però questi sai qua. che cosa? Ehm, allora mi viene questo, che se ora Dora stringe la mano a loro, in questo momento non ha il tuo stesso tipo di consapevolezza. Mhm. E passa Mm. di là. Sì, cioè lei sta accumulando anche tante conoscenze, no? Perché sta approfondendo vari studi. È molto coinvolta, in tutti questi nuovi spunti che le stanno arrivando. Però proprio nel introiettare tutte queste informazioni è come se ancora non fosse arrivata al punto da filtrare il tutto con il filtro della propria anima, della propria consapevolezza. Ok. Eh, eh, Allora non lo facciamo.
Ha visto però No, quello che ho fatto io? sì, lei ha visto. E le piace? Sì, è strabiliata. Va bene, Malocchio. Lasciamoli lì lo zoo, poi dopo ci torniamo. Sì, in generale effettivamente la sua era una famiglia invidiata. E come pratica in quella zona si faceva di buttare il malocchio. Mhm. E, mm, ehm, a lei è arrivato, però io vedo che però era familiare il malocchio. Non so. Allora, probabilmente lei è stata più colpita in quanto, tra l'altro, è come se fosse stata individuata che sarebbe stata quella che avrebbe fatto strada, studiato e tutto quanto. Quindi, ovviamente, è risultato particolarmente concentrato su di lei. Però io l'ho visto un po' sulla famiglia. Mm, allora, Di che tipo? ehm, non è giusto che voi abbiate queste cose, io non ce le ho, a parte che non vedo che viene da una sola persona questo malocchio, come se venisse da più persone, da un gruppo di donne. E quindi hanno gettato questo malocchio sulla famiglia perché non è giusto che loro avessero abbondanza rispetto agli altri che non ce l'avevano, ma Mhm. in particolar modo su quella che poteva essere la punta di diamante della famiglia, cioè lei, C'è Dora. ancora? Eh, allora, in effetti io vedo che già nel momento in cui è venuta in Italia c'è stato gradualmente un allentamento quasi naturale. Mhm. Poi chiaramente nel momento in cui è iniziato questo percorso di consapevolezza, se ne direi praticamente liberata completamente di quel malocchio. Però che cosa è accaduto? Che è come se si fosse attratta un altro genere di malocchio Mhm. che non so, non è formulato in quella maniera lì con cui era formulato questo malocchio che proveniva da altre modalità magiche, Mhm. diciamo così, ok? Però si è attratta una permanente malevolenza. Mhm. Mm. Quindi Che la è quella. vicina fastidiosa. Sì, sì. Va bene. Malocchio ha delle regole, siamo in una realtà gioco che ha delle regole. Il malocchio ha delle regole. Adesso le andiamo subito a sistemare. Andiamo al giorno, ai giorni in cui è stato elaborato il malocchio. Donne, quante? Oh mamma mia, non lo so, si perde nella notte dei tempi. Mhm. Eh, vedo un uomo in realtà, singolo. Pagato dalle donne. Mm, no, cioè in connessione con un'entità, come se gli dettasse delle modalità per poter realizzare questo malocchio. Prima mi hai parlato di donne del villaggio che dicevano loro hanno queste cose Sì, perché. Mhm. sì, 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 certo. Ah, ma scusa, io pensavo il malocchio all'origine proprio, origine, o l'origine del malocchio di Dora? No, di Dora. Ah, tu Ah, parli ok, del ok. malocchio. Dell'origine, origine. Sì. Il malocchio di Dora io vedo delle signore anziane. Delle Ok, signore anziane, sono morte? non so, io vedo una cultura in cui è parte della vita. Ma sono morte queste signore anziane in questo momento? Due no. Allora, le due nel cinema del malocchio. Le altre sono disincarnate. Sì, le altre due sì. Dove stanno? Sono tornate alla sorgente. No, è come se stessero ancora lì a svolazzare sul villaggio. Quante sono? Eh, io ne ho viste quattro, quindi due viventi e due non più viventi.
Va bene, le lasciamo lì, facciamo tutto alla fine. Questo, lo zoo e tutto il resto. Chiamiamo l'amante, chiamiamo l'archetipo del 7 e vediamo Non chi so si perché mi viene presenta. la parola sexy, 7 sexy mi viene. Come, non so se Dora lo percepisce come sexy, perché me lo tinge di carnalità. Mi Sexy, dà insomma. Dora sì, ha bisogno anche di creare questo ponte di unione tra la sua spiritualità e l'aspetto invece proprio più fisico. Quindi anche per questo si è regalata questo tipo di esperienza, no? È come se, intendiamoci, è normalissimo. Nel percorso che lei sta facendo è normale che ci siano dei vari aggiustamenti da fare. Mhm. Non deve correre verso la strada della totale spiritualità New Age. Questo è il rischio. E infatti, per non farlo, si è regalata un'esperienza così, con questo amante, ok? In Mhm. modo da evitare ehm, l'ego spirituale, io lo definisco. Io sono quella che guarisce, io sono la prescelta, questo? Sì. Cioè si sta regalando due esperienze che sono quella dell'amante e della malattia, che è come se la riportassero nella realtà più completa. Che cos'è un corpo? Che cos'è Dora nella sua totalità? Quindi Dora non è la santa che guarisce, non è la santa fatta di buoni sentimenti. È una donna, Sì. E con tutto pregi ciò e che lei difetti. si sta apprendendo ne farà tesoro, ma lei deve scremare, deve attivare il suo personale discernimento, perché se no rischia di prendere in toto tutto quanto. Va bene, chiamiamo anche il marito nel cinema. Ehm, io non lo so come il marito abbia preso questa sua svolta nella vita, perché effettivamente c'è stato un bel ribaltamento, no? Nella vita di Dora e quindi ovviamente anche nella loro vita coniugale, perché lo vedo un po' interrogativo. Mhm. C'è. Io non so se lui apprezzi del tutto questa versione di Dora. Quale versione? Questa nuova Dora che si sta creando in questi anni. Quella operatrice. Mm, Il marito è la fiamma, no, anima gemella. direi intorno al terzo grado. L'amante è una fiamma. Cioè come passione sì, come fiamma in quel senso lì quasi, no? La fiamma della Eh, passione. la fiamma della passione, sì. Ecco, Per il animicamente. momento, Per mm, il momento no. Ok. È un'anima gemella? ma allora dunque, attraverso questa esperienza lei sta imparando tantissime cose, quindi si potrebbe dire che in questo senso è un'anima gemella, perché lei sta avendo proprio un'accelerazione. Però non so, non la vedo come una roba a lungo termine. Quindi perché si sta regalando questa esperienza? Perché è un bel completamento nella sua vita. Non credo che lei sia molto contenta della propria vita coniugale. Lei ha proprio bisogno di reclamare questo matrimonio con se stessa, in un certo senso, anche per coprire quell'altro di matrimonio, quello
poi quello di fatto, no? Che lei ha col marito. Ecco, lei ci ha iniziato la sessione dicendo: questo è un giorno molto bello, matrimonio tra due parti. Sì, due parti di sé, ovviamente. Certo. Tra lei e lei davvero, quello Mm, che vuole veramente. mm. Credo che lei debba avere molto coraggio per guardare dentro se stessa. La guarigione, in fin dei conti, è questa. La guarigione è riuscire a penetrare nelle proprie ombre completamente. E quando ci entri, inevitabilmente le fai dissipare, però ci devi entrare all'interno. Andiamoci. Andiamo nella zona delle ombre, nel posto in cui ci sono le ombre di Dora. E intanto mi fa vedere come in un angolo in cui lei cuce e scuce. Ha cucito delle cose e poi le scuce e poi dopo le ricuce, non riuscendo quasi a prendere una decisione definitiva, se scucire o lasciare cucito. Mhm. Poi Per esempio, il suo matrimonio è una di queste cose, che cuce e scuce. Penelope. In un certo senso sì. In Mm, attesa di quale il ritorno di Ulisse? Qual è il suo Ulisse che deve tornare? Non credo che l'abbia incontrato ancora, eh. No, però Ulisse può anche essere una cosa, un obiettivo, non se per forza una fiamma, un uomo. Può anche essere una decisione, può essere un intento, può essere una consapevolezza. Vedo che lo sta costruendo questo Ulisse. È come se lei stesse costruendo questa nuova. Questo Ulisse in realtà ha ragione lei, è la nuova Dora. Mm? Quindi l'Ulisse che lei sta aspettando è la nuova Dora. Ma la nuova Dora è in fase di costruzione, di creazione. Attraverso queste nuove esperienze, anche olistiche, anche Mhm. attraverso tutti gli studi che sta facendo, lei sta costruendo una nuova Dora, ma lo sta facendo anche con una certa lentezza, perché lei stessa percepisce che la nuova Dora deve essere Dora, non deve essere l'apporto esterno di cose. Mm? Mhm. Quindi ovviamente deve filtrare e personalizzare sulla base di quanto le dice la propria anima. Non so se mi sono spiegata. Va bene. Perché 7? Il 7 ha così tanta importanza. Quindi, essendo il suo settimo uomo, come dire, degno di maggiore attenzione. Fosse il sesto, no. Numerologia? Lei è in un periodo in cui sta veramente anche assorbendo tante informazioni, per cui una di queste informazioni che ha assorbito è la centralità del numero 7, no? 7 giorni della settimana, non per niente 7 le meraviglie, 7 i nani, 7, 7, sempre 7, no? E lei è effettivamente congeniale e familiare. Però in realtà lei mi mostra il 7 costituito da 3 linee. Mm? Non solamente le due linee, quella in alto, quella laterale, ma anche quella al centro che taglia. Come in Europa, diciamo, perché il 7 fa costituito da solo due tratti e solo in alcuni paesi, tra Mm, cui gli Stati Uniti anglosassoni. mm. Mhm. Quindi 3. E alla fine questo 7 diventa un 3, che è proprio la sua anima, il suo corpo e diciamo la sua mente.
E io lo vedo proprio soprattutto legato a se stessa. Quindi non è tanto il fatto che lui è il settimo, quanto che adesso il 7 rappresenta una resa dei conti. Sì. Questo uomo, che è il settimo uomo, è l'occasione affinché lei crei appunto una Dora completa, una Dora ben integrata. Però non so, non lo riesco a vedere così al momento, io ti dico, non lo riesco a vedere lui in sé per sé così determinante. Come È uomo, l'occasione, sì, è è l'occasione per l'occasione, mettersi in discussione. sì. Dora non parla fino ai 4 anni e poi parla molto bene, così all'improvviso. Causa esoterica. Ma io ti dico che a questo appunto malocchio che io avevo visto era un po' in generale sulla famiglia, no? Molto invidiata. E quindi in un certo senso aveva anche influito su questo congelamento linguistico, diciamo così, di quando Dora era bambina. Mm. Però tanto, più di tanto, non è neanche possibile fare, no? Rispetto a un'anima forte. Ok? E Quindi giovane. Mm. sì, esatto. Quindi a un certo punto lo sblocco c'è stato, a prescindere da qualunque tipo di impedimento. Ok. Ed è venuto fuori nel suo flusso di parole, che è poi la forza della sua anima. Quindi il malocchio. Mm. Ed infine, donna di colore. In meditazioni, mi sembra di aver capito, o sogni, quando ha bisogno di un consiglio, la visualizza, la vede, quasi si vede prendere il latte dal suo seno, la donna di colore le dà dei consigli e i consigli sono sempre validi. Allora, di fatto è la sua anima, però lei l'ha creata ad immagine proprio come se fosse questa una sorta di curandera. Mm? Mhm, Quindi è la curandera di Dora. mhm. A lei piace e risulta efficace in questo momento che la sua anima venga rappresentata così. In futuro cambierà questo, ma sarà sempre comunque la sua anima. È la sua anima. Quindi è l'anima. No, Sì, sì. temevo l'ennesima entità, invece è No, l'anima di Dora. Bene, zio paterno, a cui era molto molto legata. è carino, è un uomo bonario, è buono. Ehm, Anche se magari sai che cosa, cioè non riesce neanche a capire, no? Tutte queste cose che lei sta facendo, tutti questi studi, rimane un po' così a bocca aperta, ecco. Sembra quasi un bambino che ascolta una favola. Vabbè, allora chiediamo a Dora di dare allo zio, con le sue mani d'oro, una VIC, vibrazione, informazione e consapevolezza, tutto quello che lei sa di suo e che ha imparato da queste sessioni. Dimmi cosa succede. E di colpo mi appare decisamente più a suo agio, meno stupito. Però è come se mi volesse indicare delle pulizie da fare. Mm. Perché le indica lui e non le vediamo noi? No, le vediamo noi e lui ci sostiene nel voler sottolineare l'importanza di queste pulizie da fare. Quali? Ehm, Mi fa vedere come se lei dovesse appunto chiudere un pochettino il cerchio. Mm. Mm, mm, mm. Intanto vedo che a volte a delle persone dà troppo spazio e quindi si fa un po' fagocitare. E, e poi delle pulizie vere, concrete, energetiche che lei credo che conosca. A se stessa, al posto in cui lavora,
alla Sì, casa? sì. E anche subito dopo il trattamento di qualunque tipo. Ma se le conosce perché non le fa? Non le fa sempre. Perché io credo che a volte ritenga, insomma, no, che è andato tutto bene, che era tutto a posto, che la situazione era sotto controllo. Quindi Mhm. non credo che faccia sempre. Tu cosa fai, Monica, alla fine di una sessione? Preferisco non dirlo, Ok. che è una cosa mia personale. Ok, E lei no, sì, preferisce però fai delle per... pulizie. Certo. Ok. Sì, sì, non intendevo nel dettaglio. Fai delle pulizie. Sì, Perfetto. Lo e fai sempre? possono anche, sì, può non essere sempre uguale, eh. Anche lei si deve molto far suggerire, perché poi specialmente lei che ha un contatto così ravvicinato con le persone, e vedo che in molti casi un po' lei si lascia tirare in mezzo, Mhm. è ancora più importante la pulizia. Ma tu te ne dimentichi, Monica, ogni tanto? Dici, vabbè, Sì, oggi no. può succedere, Può certo. succedere. E poi la fai dopo? O non la fai? E che quando non la faccio poi ne pago il conto, il prezzo. Le Così. conseguenze. Sì, eh. Va bene, Dora, cosa vuole fare? Possiamo trattare lo zoo delle sue entità, piccolo zoo, lo zoo delle entità che si nascondono dietro la parola universo e il suo malocchio e i suoi contratti tutto in una volta sola. Lo sapeva? E sì, in un certo senso sì, 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 lo sapeva. È anche molto curiosa di sperimentare questa modalità. Facciamola andare libera, vediamo cosa fa. Allora, io ti dico che secondo me Dora deve fare ancora un pezzo a modo suo, eh. Come? E, e- In che allora, senso? Non ho capito. lei si fida di noi, eh? Ah, Si fida di noi, le piace molto il nostro lavoro, eccetera. Però cosa succede? Che essendo anche lei che in qualche modo fa un lavoro analogo, perché lei anche si occupa, per esempio, di telepatia, ci sono molte affinità con il nostro lavoro, ok? ah, ah. Sente proprio anche, non so come spiegarti, no? Di voler agire a modo suo, secondo il suo personale sentire. Va Eh, bene, lo faccia. Adesso però. O non lo vuole fare adesso? Adesso non lo so, mi sta proponendo tipo una danza. E- Mhm. Danziamo. Lei ha chiuso gli occhi adesso. Sta lavorando insieme a noi. Mhm. Dimmi cosa vedi. Sto vedendo che mi sta proponendo questa danza come se fosse intorno ad un fuoco, una specie di cerimonia. E davvero sembra quasi un matrimonio. Credo che il matrimonio sia già avvenuto e sono i festeggiamenti successivi. Mhm. E adesso si sta proprio lasciando andare a questi festeggiamenti. Ed è anche vicino al mare, io vedo. Chi partecipa al matrimonio? Dora e Dora? Vedo come protagonista principale lei, che sente proprio questo bisogno anche di andare a farsi un tuffo nel mare. Mm. È come se avesse bisogno di rivedere tutta una serie di concetti, anche il battesimo. Il matrimonio, il battesimo, come si chiamano questi qui, i sacramenti, no? Mhm. Mm? Ecco, di rivisitarli a modo suo, in modo da poter rivivere tutto quello che lei effettivamente ha fatto, in una nuova luce, in una nuova Dora.
È una Andiamo donna molto avanti. particolare, Molto? particolare, Dora. Fa qualcosa con le mani, usa le mani. Si usa le mani e vedo che le direziona verso il cielo. In questo momento c'è la luna e vedo che proprio le direziona verso la luna. Non so se lei le fa delle pratiche che riguardano anche la luna, le rune, perché mi viene questa cosa qui, di una connessione con la luna, con la notte anche. Mhm. Mm-mm. Ma non vuole fare un metodo nuovo, molto, molto più rapido, molto più semplice. C'è un posto che si chiama cluster o si chiama Ciccipucci, come volete, dove ci sono tutti i suoi contratti, dove tutto quello che si è presa nei trattamenti è lì, deciso da lei. Farò l'esperienza di essere molto stanca dopo il cliente paziente Pinco Pallo. È tutto lì. Lei li prende e li toglie. Non li rimanda nell'universo, non li ringrazia l'universo Mm. per questi contratti. È solo un gioco, è solo lei che l'ha deciso. Li prende e li toglie, se vuole. Se vuole continuare a fare quell'esperienza di quei contratti, bene. Diciamo che sta rileggendo un capitolo del suo libro. Così torna indietro e ricomincia a leggere il capitolo dall'inizio, dopo averlo già finito. Il secondo capitolo si vedrà più avanti. Se invece li toglie, va al secondo capitolo. Sì. Si formeranno altri contratti, nuove piccole interferenze utili a capire nuove cose e se sarà particolarmente brava, lei lo è, li supererà i contratti da sola e toglierà le entità lievi da sola, ringraziando se stessa di essersele concesse per poter anche passare al terzo capitolo e così via. Bella questa visione. Mm. Ti piace, Monica? Sì, sì, anche a lei piace. Dai. Considerando, Monica, che non leggi mai nessun libro e non hai mai letto un libro, Leggo in eterico. leggi in eterico. Monica è analfabeta. Se qualcuno non ci crede, sono fatti suoi. Firma con una X. Autografa con una X. Cosa fa Dora? Dora, con le sue mani d'oro, cosa fa? Dora con le sue mani d'oro ha sfogliato ogni capitolo di questo unico grande libro. Mm? Un libro molto prezioso, molto antico. Ha avuto un po' di difficoltà, quasi come se fosse affezionata ad alcuni capitoli, però adesso ha compreso l'importanza di inserire questo intero volume dentro il portale definitivo. Lo sta facendo. E l'ha fatto. Bene, adesso che l'ha fatto, le piace quello che ha fatto? Perché può tornare indietro anche, eh? Sì che le piace. Ok, può anche tornare indietro e farlo a modo suo, per esempio buttando delle pagine nel fuoco intorno al suo falò rito danza. Le è piaciuto questo movimento pulito, semplice, efficace. Essenziale. Sì. Beh, non costruiamo niente qui nel cluster, andiamo solo all'avatar. Chi è l'avatar di Dora? Come è fatto? Chi è? No, come è fatto? C'è. Sì, diciamo che vedo una sorta di aspetto di, vabbè, io lo chiamerei santone, però è molto cangiante perché mi fa vedere che può assumere anche l'aspetto di una divinità, eh, di una forma geometrica. Mhm. Però vedo che lei ha
tutta la voglia di aprire gli occhi, di essere vigile, di essere guidata dalla saggezza della sua anima e dice io non mi faccio ingannare da queste cose, da questi giochi. Nella peggiore delle ipotesi può tornare indietro. Ora la sento determinata in questa direzione. Quindi che fa? Quindi ha voglia di sperimentare i suoi ad eternum, perché lei già comunque li creava. Però ora, attraverso questa sessione, è come se avesse raggiunto una consapevolezza, chiamiamola più matura. E quindi ha proprio voglia di vedere com'è il suo ad eternum con questa maturità acquisita. E vedo che fa svariati movimenti nell'aria con le sue mani. Alcuni sono dei movimenti vorticosi, altri dei movimenti ondulatori, altri proprio dei traccia, diciamo così, delle linee con le dita. E nel complesso quello che ne risulta sono diversi ad eternum. Colorati? Sì, sono di diversi colori, c'è come un ad eternum principale e poi altri, tutti lì intorno. È molto gradevole anche a vedersi, no? Quanti sono in totale? Perché poi me li ha messi tipo come se fosse un sole, come a creare dei raggi. Credo 56 intorno più quello grande, 57. E il 7 ritorna. E questo sia nel cluster che nell'avatar o solo in uno di questi due posti? Adesso questo qui l'aveva fatto per l'avatar, però vedo che è in grado di appoggiare la mano su uno di questi più piccoli di Ad Eternum ed è come se lo replicasse. Nel momento in cui appoggia, replica l'Ad Eternum e va a applicarlo dall'altra parte dove c'era prima il cluster. Ottimo. Esiste ancora il malocchio? No. Ok. Le persone che l'hanno fatto, siccome il malocchio non c'è più, hanno adesso il malocchio all'indietro, moltiplicato per 10, 100 volte. Sì, direi proprio di sì. È inevitabile. Diciamo che chi la fa l'aspetti. Queste sono le regole. Lo sapevano? Che c'era questa possibilità? Saperlo, ma avere la presunzione di poterlo controllare e non farlo accadere per sé. O che nessuno se ne accorga. Anche. Invece Dora è diventata quello che è diventata e si è rivolta a noi. Furbi, queste qua, queste 4. Bene, cosa succede alle 2 vive e cosa succede alle 2 morte? Ma per una delle 2 morte vedo che comunque c'è un alleggerimento. L'altra più o meno, sinceramente la vedo quasi che si sta spegnendo, come se stesse perdendo di influenza il suo essere disincarnato in quel villaggio. E per quanto riguarda le altre 2, come sentire un senso di bruciore, arsura, con le 2 viventi. E lo zoo dell'universo? E lo zoo dell'universo è come se si stesse sbriciolando. Si è ridotto di dimensioni e in fase di sbriciolamento. Rana, Leone, Mantide, Poseidone, 2 EDL. Ci sono ancora nel spazio energetico di Dora?
No, Ridi pagliaccio. C'è no, ancora. no, I 2 eterici impianti e uno mentale. no, neanche quelli. Il pericolo dell'ego spirituale. Quello c'è sempre. Quello è una Co- cosa che lei deve vedere e costantemente scegliere come controllarlo. Come vedi Dora in questo momento? Come all'inizio? È un po' come uscita da un incantesimo. Più Dora, ecco, meno, meno conoscenze, meno impronta New Age e più Dora. Quindi la principessa che si sveglia dal sonno senza con questo intendere che stesse dormendo, insomma. Ma c'era un incantesimo? Ma neanche questo è vero. Insomma, E, ci siamo capiti. sì, ci siamo capiti esatto, perché è una situazione molto sottile, no, da Mm. definire. Ed è normale per chi è in cammino in questo tipo di ambito. Sì, però la vedo decisamente, come dire, più lei stessa. mm? E più sotto la luce saggia della sua anima. Mi fa vedere questi due colori, oro e turchese, bellissimi, come proprio a integrazione tra la sua PS, che la vedo proprio oro, e la sua PE, che la vedo turchese. E le vedo proprio in ottima collaborazione e sostegno per lei, in un tipo di attività che non è per niente facile. Sicuramente le dà tanta gioia, soddisfazione, però non è affatto facile. Mm. Sì, si è scelta un mestiere molto complicato. Eh sì. Nuova frequenza. 291. Consapevolezza. 204. Anima. 52. Vite. 1340. Ah, però tanto. Meno. Ne ha tolte parecchie. Capacità medianiche. 10 e mezzo. Valori ottimi. Promossa a pieni voti. Mani d'oro cosa farà da adesso in poi? Facciamole mettere in sicurezza Mm, il posto in cui lavora. mm. Sì, vedo proprio che è come se dipingesse le pareti con un colore che in quel momento ritiene opportuno. Perché vedo che in alcuni casi può essere rosa, ma non è detto che sia rosa, perché lei è una grande improvvisatrice. Quindi non le piace andare lì avendo un protocollo da seguire, Mm. le piace lasciarsi ispirare così sul momento, per quanto riguarda tutto e quindi anche sui colori. Quindi di volta in volta il colore potrà anche cambiare il modo in cui lo realizzerà, nel senso che a volte questa protezione sembreranno i petali di un fiore, altre volte sembrerà tipo una, una manata di colore, eh, è come se fosse, sai, una sorta di vernice naturale protettiva. Ogni volta ha proprio una forma diversa. Mhm. Ma avrà sempre appunto questo scopo di proteggersi, perché in quel momento le stesse pareti diventano anche molto assorbenti, mm? Per cui è necessario questo tipo di protezione preliminare. Un qualcosa di simile lo fa anche su se stessa. Quindi è una giusta protezione che sì consente ehm, il passaggio
dell'energia sua, però allo stesso tempo non consente il depauperamento della sua energia, perché sennò gli altri tendono veramente ad attaccarsi, a succhiare troppo. Quindi creare questo giusto equilibrio e comunque dopo una bella pulizia. Anche a fine giornata, non per forza dopo ogni trattamento. Ci sono correntità, abbiamo detto di no, impianti nemmeno. Se volesse abbracciarsi una delle entità di prima dell'universo, adesso potrebbe farlo? Sì, adesso assolutamente. Lo vuole E la fare? vedo proprio più grande rispetto all'entità. Vuole Tra provare a l'altro, farlo? sì, perché le va incontro con anche un sentimento quasi di gratitudine per averla portata a comprendere questo pezzo qui. Chi ha scelto? Non so chi sia assolutamente, perché è piccolo, sembra un buddino piccolino. Un figlio di Budino. Va bene, non ci interessa di più il messaggio finale di Dora a se stessa. Sono in un cammino, sono nel mio meraviglioso cammino. Accetto che ogni tanto sotto i piedi mi ritrovo una pietra aguzza. So come curare le piante dei miei piedi, so come curare il mio intero corpo. Io la vedo bene, in una nuova centratura. Vuole iniziare la guarigione del suo corpo dalla malattia, mettendo le sue mani lì, per esempio. Però questo deve anche passare attraverso questa però lo deve fare lei nel corso del tempo, è un dialogo interiore rispetto al rapporto con suo marito, che poi può diventare esteriore, nel senso che può effettivamente parlare con il marito. Perché ci sono un po' di non detti, ci sono create delle fratture fra lei e il marito. Questa malattia è un po' legata a quello. Va bene. Vuoi aggiungere qualcos'altro? E vedo che ci saranno ancora tanti altri cambiamenti, tante aggiunte, tante trasformazioni per Dora. È vero che ha preso già tantissimo, però è come se le vedessi che è a 1/10, okay, di quello che lei può fare e che farà. È solo l'inizio. Benissimo. Vibrazione finale? 320. Disconnettiti da tutto e tutti.